Purtroppo c'è stato un incidente, qua becco un po' di olio. Come potete vedere hanno buttato un po' di segatura per assorbire l'olio. 2 macchine mi sono prese. Tra l'altro qua 2 corsie, vuol dire che non ha fatto in tempo a rientrare, non lo so. Vabbè. Altro sta che si sono toccate e niente, sono stati fermi quasi un'ora. Per fortuna niente motociclisti. Per fortuna, nel senso, a me spiace anche in questo caso, però essendo io adesso in moto, devo essere onesto, un minimo di strizza ti viene, quindi quando un motociclista bene o male ci resti in maniera inconscia, secondo me ci resti ancora peggio, perché potresti essere te. Per fortuna, la fortuna è se non succedessero ste cose, però almeno avevano 4 lamiere attorno a proteggerli. Ho visto gli airbag tutti esplosi, una macchina ha preso la parte anteriore sinistra, l'altra, cioè si sono prese entrambe la parte anteriore sinistra. Sostanzialmente quello che è rientrato magari ha fatto un sorpasso azzardato, non lo so, non ha fatto in tempo, l'altro dalla parte opposta non avrà frenato, non che fosse sua competenza, intendo frenare, però quello che è successo è questo, che si sono beccati con la parte frontale sinistra di ciascuno. E niente, c'era l'elicottero, non ho stoppato a un certo punto perché comunque non è che sia il massimo, magari avrei potuto fare visualizzazione, ma non ne frega niente. Dal punto di vista umano mi spiaceva, però sì, c'era l'elicottero, ho visto una persona sulla barella che è stata portata lì, ci sono voluti parecchi minuti, quindi magari era incastrato nelle lamiere, poi comunque prima che l'elicottero partisse ci è voluto ancora un bel po', non lo so, è una situazione un po' così, spiace. Guardate quanta coda si è fatta, guardate quanta coda. Non ho visto la dinamica, di per sé la posso intuire dai danni delle 2 auto, insomma, ecco, e dal tipo di strada che c'era, con la rientranza, no? 2 corsie per garantire il sorpasso, poi la rientranza, eccetera eccetera. Mi viene da pensare che il tipo di incidente sia stato questo, però devo essere onesto, non mi sorprende nemmeno, perché qua purtroppo c'è questo dannato vizio, non solamente qua in Austria, in Germania, ma anche in Italia, sia chiaro, purtroppo c'è questo dannato vizio di fare dei sorpassi azzardati. L'altro giorno un mio caro amico Mario mi ha detto che sulla Bundesstraße, per andare a Stoccarda, una corsia da una parte e una corsia dall'altra, non separate da un guardrail, la Bundesstraße, diciamo, è la nostra statale, mettiamola così, e lui si è dovuto buttare praticamente sul ciglio della strada, dove c'è il brecciolino, comunque dove c'è sassolini, pietrisco, un po' di erba e così via. Si è dovuto buttare lì perché uno ha sorpassato, non è riuscito a finire il sorpasso per tempo, e quindi praticamente da 2 corsie che erano sono passate in 3 macchine,
come se ci fossero 3 corsie. E purtroppo è la normalità, e non dovrebbe esserlo. La realtà è che non dovrebbe esserlo, perché bene o male abbiamo chi dei figli, chi delle figlie, chi dei genitori, chi una ragazza, un ragazzo, un marito, moglie, chi degli amici anche banalmente, ce l'abbiamo a casa. E non vale la pena non tornare da loro. Poi per carità mi può succedere pure a me dopo, sia chiaro, non lo so, però in generale abbiamo tutti delle persone o dei motivi per tornare a casa sani e salvi. Ecco, vediamo di tornarci. Vogliamo di tornarci perché questi motivi sono più grandi di qualsiasi altra cosa. Una volta una persona mi ha detto la seguente cosa, è Marco sarebbe il papà della mia ragazza, persona eccezionale, nonostante gli anni si comporta ancora, è come se fosse un ragazzo della mia età, ma non perché fa cazzate, sia chiaro, ma perché è una persona con la quale puoi parlare di tutto. E mi ha detto una roba, io sono motociclista da poco, devo essere onesto, sono da un anno e mezzo, non sono bravo, eccetera eccetera, ma una cosa fondamentale che lui mi ha detto è sempre questa: non devi fare il pirla perché ti devi sempre ricordare che c'è qualcuno a casa che ti ama e vale la pena tornare da queste persone. Ma come lui in realtà me l'hanno detto anche altri, i motivi per tornare a casa sono più grandi dell'andare veloce, delle frustrazioni, del volersi sfogare, e quindi sono pienamente d'accordo. È più importante tornare a casa. È più importante tornare a casa, sì.